Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. I'm very happy to be here with Clare Mulley. Welcome to Bookmania and thank you for being here. My pleasure. You are an award-winning biographer. I recently listened to your TED Talk about history in which you say it's alive and personal. Sometimes people think history is boring and not influence our times. That is something about the past. What do you think about it? What is the importance of remember the past and people that changed their and our reality? Yeah, well, history is not the past. History is our understanding of the past. And so we do have a living relationship with history. And I think certainly in Britain, maybe in Italy as well, we've seen recently lots of protests against statues. And that just shows how important history and memorials, remembering still is today. So it's not that the statues are history themselves. They are a photograph taken of history at a time when people wanted to remember certain values, certain usually men. And today our perspective has changed. So it is important to always keep reassessing the past. And that couldn't be more than true than with the women who served as special agents, because I think in the past, when people have written about them, they tend to write about these women's beauty and possibly their courage, but they haven't really spoken about the women's effectiveness and their achievements. And I think it's very important that the female special agents have agency. Otherwise, they're just sort of special women. Quite often they're written about as girls. And I hoped in my book to try and restore some of the agency to Christina Skarbek and to remember her achievements as well as her courage. Yes, I think the title also is important in your book, La spia che amava, the spy who loves, because it reminds us how Christine was passionate about love, yes, but about her work, the freedom and independence. She was a real modern woman. If you had to introduce her to a friend, what would you tell about her? Who was Christine? Well, I always like the title. I mentioned the title, The Spy Who Loved. I just have to say it sounds fantastic in Italian. I love the way you say it. But yes, it's called The Spy Who Loved because Christine was a very passionate woman. She loved men. She had 2 husbands and many lovers. And the most important relationship of her life was with a one-legged hero of the Polish resistance. She loved adventure and adrenaline, and the book is packed with drama, all true stories from her life. But above all, she loved freedom and independence, by which I mean both freedom for her country, Poland, for Britain, the country that she adopted, and she became a British citizen after the war, and also freedom for all of the Allies. And she did serve for a while in Italy as well. She was based in Bari for a while, but also freedom for herself personally. She was a woman very much ahead of her times. And I think today there's an awful lot that we can relate to in her. How did you learn about Christine's story and why did you decide to write about her? So I published my first book, which was about a woman during the First World War. And she was a wonderful, inspirational woman, but I never heard a recording of her. I could never hear her voice. There was no one alive who remembered her. So I thought it would be good to try and talk about some of the women in the Second World War and interview some of those, try and capture some of those voices before they were lost, because I don't know, as the human coast erodes, if you like, it's very important to try and capture some of those stories before they are gone. So that was partly why, but also because I'm a feminist and I felt that with the women's stories in the war hadn't been told correctly, rather romantically. And also I had studied Polish politics as part of my first degree, and I know that where Poland is geographically means it's been invaded by the Soviet Union, it was invaded by the Nazi Germans, it's in the middle of so much history. So she came from that background, which made her very exciting.
All of your books are about special women, not necessarily famous. In the past, but also in the present, females are often underestimated. But in every period, their contributions have been crucial. In that one of the target of your book, is that one of your target to tell people we, the women, has always been important in society? Yes, it is. I mean, really, my book has many aims, and that is just one of them, but it is important. And I do feel that there is this rich seam of untold women's stories, or stories that have been told, but the achievements of the women have been allocated to their male comrades or colleagues. And so I do think it's important that we remember that. Sometimes looking back, it is said that, you know, countries were led by men and so on. But actually, if you look back, history is about all of us. And sometimes history is about the domestic life. That is still history. But sometimes, especially when war comes and it seems to reverse the usual way things are. So women, because they seem to be anonymous, because men overlook them and don't pay attention to them, it gave them a real opportunity to serve secretly in a clandestine way behind enemy lines and in the resistance. So here you have a real opportunity in both the world wars to talk about women right at the centre of things, and those stories need to be told better and more often, I think. Yes, it's important. And what do you think Christine experience can teach us today? Well, an awful lot, really. Partly it's about courage. She was absolutely remarkably courageous. On numerous occasions, she was arrested by the Nazis and interrogated. And she always managed to keep her cool and talk her way out of trouble. In fact, on one occasion, I was doing some research for the book in Poland, in Warsaw, right in the old town. And I was staying at a flat belonging to a man whose father had served with Christine. And his son had kindly lent me his flat. And I came out in the morning, and there was a Wehrmacht unit in the street, and one of the soldiers got off his motorbike, this is a World War II unit, came along and started shouting at me, and I was absolutely terrified. He had a sort of handheld machine gun with a perforated barrel, and he started jabbing it at my neck, and I was nearly in tears. And then my friend came round who had come to translate, and he said, oh, he hadn't seen, but there was signs saying, please don't come out of the flats at a certain time in the morning, because they were filming for a World War II TV series. And I'd come out in my jeans and ruined a tape. But even that taught me something. You know, what I learned was how incredibly courageous Christine was, because I was nearly in tears, but I knew I couldn't really have time traveled, but my head hadn't quite caught up, and I was just in that moment of panic. So I would have been no good at all in 1944 on the streets of Nazi-occupied Warsaw. I'd cried and screamed and been arrested, and that would have been it. Whereas Christine was a female special agent. Her mother was born Jewish, and she was working for Britain, and she would have been arrested and detained, interrogated brutally, and then shot. And yet, when she was arrested, she always had this great courage, and she had real quick thinking. She talked her way out of trouble and secured not only her own release, but also saved the lives of many of the men she worked with, sometimes just hours before they were due to be shot. So that's her courage, that's one thing. But I think we can learn a lot as well about not necessarily playing by the rules, but thinking outside of the box, being very creative. And also, as a woman, not being put into a certain position. But, you know, we have still sexism today, but in the period of the war, it was much worse. And yet Christine rode a horse, shot a gun, served with the special forces in 3 different theatres of the war. When she first volunteered to be taken on, the men just laughed at her and said, no woman is allowed to do this role. But she had the skills and the knowledge, she spoke all the languages, she had the contacts. They had to take her on, they needed her. And she really set the example, and that's why they recruited other women to the role. So it's about determination, resilience, creativity and courage. A lot to teach to us today. Absolutely. It's very rich, your book about information. How many times did you spend about research? Well, the whole book took about 4 years, and the first 2 years it was just research, and then I was writing and also doing a bit of research as well. So I travelled out to Poland, I explained what happened in Warsaw, and I also went to France, and I was very lucky because I managed to interview 2 of the veterans of the French resistance who remembered Christine
one of them remembered her having a drink in a cafe and then swinging her long leg over the back of a motorbike and going into battle in the Battle of Vercors. And I just thought, yes, that'll be her. So remarkable to be able to interview contemporaries who remembered her in the war years themselves. We can say she loved so much, but she is also loved so much in times. That she was loved as well. Yes. Yes, I mean, nearly every man that she came across seemed to fall in love with her. And of the many that I interviewed, I found a number of them had children with other women, and they called their first daughter Christine in her memory. So she obviously made a very deep impression on these men. And in fact, I found the niece of one of her lovers, really, Andrew Kowerski, the most important man in her life. I interviewed her when I was in Warsaw, and she showed me letters, jewelry. She made me put on Christine's necklaces and wear her bracelet. It was amazing. And I think that she probably would have married Andrew in the end, but I think really she never wanted to be tied down by one man. She was very fiery and independent, but just about every man she met had fallen in love with her. Very interesting. So your book, La spia che amava, The Spy Who Loved, that we recommend to read to our listener. We thank you for being here, and we let you one time the microphone to send a message to your Italian reader. Oh, but thank you very much. Thank you for buying the book. When you do so, it is a way of paying tribute to these remarkable women who put their life on the line. Christine risked her life in 3 different theatres of the war. She was given a life expectancy of just 6 weeks, and she survived 6 years, the longest serving British agent, male or female. So it's thank you very much for being interested in her story, and please, let's tell everyone about these remarkable women. Thank you. Thank you too, and we look forward to listen and to read your book in Italian. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Dopo la storia vera di Cristina in La spia che amava, restiamo nel passato con un autore culto. Si chiama Tschingis Aitmatov e ha scritto Il primo maestro, ripubblicato proprio da qualche giorno per Marcos i Marcos. La prima edizione è datata 1961. In questo caso ci troviamo in un minuscolo villaggio della Kirghisia tra montagne maestose e fiumi scroscianti. Qui c'è un giovane maestro inesperto che decide di aprire la prima scuola. Altinai è la sua allieva più brava, però è un'orfana destinata a diventare una sposa bambina. Juisen, giovane maestro appassionato, le spalanca le porte della conoscenza, pronto a dare la vita per la sua libertà. Il maestro difenderà a ogni costo il suo futuro. Ed è poco più che analfabeta lui stesso, questo giovane maestro, ma si batte per offrire una scuola ai bambini di questo villaggio. Rimette in sesto una vecchia stalla, va a prenderli ogni mattina casa per casa. La sua passione è vederli apprendere, scoprire, sapere. Decenni dopo, Altinai, che nel frattempo è diventata una studiosa affermata, torna nel paese dove il maestro ha acceso il suo desiderio di conoscere e non solo. Nel corso della festa per il suo arrivo, Altinai viene travolta dal ricordo struggente di quei giorni, ma alla sua coscienza riaffiora anche un terribile dramma, un indicibile sopruso. Il primo maestro è stato tradotto in tutto il mondo e portato al cinema da Andrei Konchalovsky. L'autore, Tschingis Aitmatov, è stato uno scrittore kirghizo, ministro di Gorbachev durante la perestroika, ambasciatore della Kirghisia in Lussemburgo e in Belgio. Aitmatov, classe 1928, è stato una delle figure di massimo spicco mai espresse dal popolo kirghizo. Nei suoi romanzi, pieni di nostalgia, lirismo e passionalità, il destino degli uomini si misura con i contrasti fra la tradizione e il progresso, pregiudizio e libertà, bellezza e degrado, e sono fra i più letti al mondo. Ed è davvero un piacere averlo ritrovato in questa nuova versione pubblicato da Marcos i Marcos. È un libro molto breve, scorrevole, davvero consigliato. E a questo punto, dal passato della Kirghisia ci ritroviamo nel presente degli Stati Uniti con Il Caravan di Jennifer Pashley. Si tratta dell'esordio
nella narrativa di questa autrice, insegnante di scrittura creativa alla Syracuse University e al Centro Culturale Downtown Writers Center dell'associazione YMCA. Ha pubblicato già diversi racconti apparsi su svariati giornali e riviste decisamente importanti. Qui ci troviamo di fronte a un fine thriller cupo, ricco di temi e suggestioni, che si presta a più chiavi di lettura. La storia ci viene narrata attraverso la voce di due cugine, Rael e Kaki, a capitoli alternati. Ci troviamo a South Lake, negli Stati Uniti del Sud. Rael Reed ha solo 23 anni e ha già vissuto diverse amarezze. Passa le sue serate nei bar, rassegnata a un dolore che solo l'alcol sembra poter alleviare. Vive da sola nella roulotte della madre, non è sposata, ha avuto un figlio che è morto e l'unica persona che vorrebbe vicino è la cugina. Ma Kaki se n'è andata via 10 anni prima con un ragazzo e nessuno l'ha più vista. Un giorno Rael incontra in uno di queste sue scorribande nei bar Cooper Gale, un uomo abbastanza maturo e affascinante, un giornalista investigativo che si trova sulle tracce di una serie di ragazze scomparse e decide istantaneamente di seguirlo in questa ricerca. Partiranno quindi insieme in questo strano viaggio on the road su una Gran Torino a cui è agganciata una minuscola roulotte. Attraverseranno insieme desolate aree rurali del sud degli Stati Uniti tra caravan park, cimiteri, motel e stazioni di servizio lungo rettilinei che sembrano infiniti, senza sapere che nel frattempo un'altra donna ferita e piena di rabbia sta percorrendo proprio quelle loro stesse strade. Il Caravan è un thriller che parla di madri e figlie, di violenza domestica, disagio sociale, ma che citando il risvolto del libro lascia emergere la disperazione, ma anche la bellezza spoglia e tenace di luoghi e persone. Un thriller psicologico fatto di disagio sociale e violenze domestiche, ma anche avvincente e consigliato a chi non ha paura di interrogarsi, di scavare a fondo dentro di sé e dentro una verità difficile da prendere in considerazione. Consigliato quindi Jennifer Pashley, Il Caravan, pubblicato proprio da qualche giorno per la casa editrice Carbonio Editore. E dopo aver parlato di questo particolare thriller on the road, continuiamo a parlare invece di un giallo vero e proprio con un'autrice italiana. Diamo il benvenuto a Marilina Giaquinta. Ciao a tutti. Ciao Erika. Ciao Marilina, grazie per essere qui con noi. Abbiamo visto anche un altro ospite in bianco che è apparso nella videocamera. Però prima di partire a parlare del tuo libro che è appena uscito, si intitola Non rompere niente, ringraziamo anche un angelo che ci ha aiutato in questo collegamento, ovvero tua figlia. Carlotta, sì. La ringraziamo perché ci ha proprio aiutato, insomma, a essere operativissime in tempi molto brevi. Che sta tenendo a bada l'ombra bianca che si è vista poco fa. Esatto. Molto bene, siamo molto felici di parlare con te perché noi ti conosciamo già come poetessa, però non ti conoscevamo sotto la veste di giallista, perché hai scritto questo romanzo appena uscito che in qualche modo cambia il tuo genere, anche se comunque si sente la derivazione della poetessa da una certa sensibilità anche nel modo di scrivere, ma che riguarda un po' più tutto quello che è stato il tuo lavoro, oltre che la scrittura, insomma. E com'è nata l'idea di questo libro? Allora, chi scrive, secondo me, non è il giudice migliore per poter parlare di quello che ha scritto. Secondo me il giudice migliore è chi legge il libro. E allora ti dico che chi lo ha letto lo ha definito un giallo alla rovescia. E e altri che lo hanno letto hanno detto che rientra nella tradizione del giallo italiano, perché il giallo italiano si serve del genere per poter raccontare altro. Non è un giallo di trama, non è un giallo di plot, ma è un giallo particolare. E questo credo che rientri perfettamente nella tradizione del giallo italiano, perché mi servo del giallo per raccontare la mia terra,
io l'ho sempre definito una metafora della mia terra, perché in effetti si svolge in un'isola che non ha un'identità geografica, ma è un'isola vulcanica sperduta in mezzo al mare e quindi somiglia moltissimo alla Sicilia. E anche quello che accade, quello che si dice all'interno di questo libro rimanda tantissimo alla mia terra. Ed è stato anche, credo, un voler come dire, liberarla da tutti gli stereotipi che sono nati e continuano a diffondersi sulla Sicilia, magari non volontariamente. Io ho voluto raccontare la mia terra da chi la vive, da me che la vivo, da me che l'ho vissuta, ci sono cresciuta. E quindi ho voluto dire, guardate, per me è così, per me è questa la Sicilia, la mia isola. Ovviamente poi c'è una storia, c'è un fatto delittuoso, un fatto di sangue, c'è un'investigazione, c'è una trama. Però, ripeto, qualcuno ha detto che è un romanzo sulla vita. Ecco. Cioè tutto quello di cui la vita è fatta. È senz'altro più complesso chiaramente rispetto a quello che potremmo pensare di un, tra virgolette, semplice giallo. E infatti questa componente della terra è davvero molto presente in ogni angolo del libro e protagonisti di questo romanzo in particolare sono due personaggi, il commissario Anastasio Ventura e invece Maria Isola Lo Faro che ha una puntata. Vuoi parlarci un attimo di loro? Che tipi sono? Allora, anche in questo è un libro particolare, perché anche qui ho rovesciato tutti quelli che sono i cliché del giallo, del poliziesco, proprio perché io ho lavorato per 35 anni in polizia, quindi ogni volta che vedevo o che leggevo un libro, che vedevo una serie TV, mi veniva, cioè, il sorriso nasceva spontaneo perché mi rendevo conto che non c'era alcuna corrispondenza col mondo che ho vissuto. Ho ribaltato il cliché, quindi non solo perché è un giallo alla rovescia, ma perché quello che sembra un protagonista, e cioè il dirigente di questo commissariato che è in quest'isola, che opera in quest'isola, in effetti poi è collaborato e forse anche un po' dominato, se possiamo usare questo termine, da una puntata, e cioè da questa Maria Isola Lo Faro che è alla base della piramide gerarchica, della gerarchia che c'è in polizia. Perché in effetti in polizia è così, cioè non esiste il capo, esiste la squadra, esiste quello che con un termine in inglese si chiama team, no? Per cui se non hai una squadra e se non fai squadra non ottieni alcun risultato, di nessun genere. Il capo, il capo carismatico, il capo che dà ordini e viene seguito, il capo burbero, scontroso, non ha, cioè, come posso dirti, non ha humus, non ha terreno fertile per esprimersi. E quindi è un romanzo collettivo, cioè un romanzo fatto non solo da più protagonisti, no? Ma è un romanzo di squadra, dove anche gli altri personaggi, che siano del commissariato o che siano abitanti dell'isola o che siano investigati, sono tutti protagonisti della storia. Cioè la storia non può esistere solo attraverso Anastasio Ventura. Perché la vita è così, no? La vita è coralità,
relazione. Ecco, questo è un romanzo corale, almeno nei miei intenti, ecco, spero di esserci riuscita. Beh, sicuramente ci sono moltissimi personaggi e tanti punti di vista diversi, come poi dicevamo prima, è anche un po' la realtà, sempre in grado di stupirci e di aggiungere elementi a quello che possiamo vedere o sentire. E mi incuriosisce molto questa osservazione del lavoro in team, in gruppo, perché in realtà poi spesso e volentieri siamo abituati al classico lupo solitario, chi da solo risolve tutto. In realtà è molto bello e interessante che invece si noti quanto comunque sia importante una squadra, sia importante collaborare, sia anche arricchente avere personalità diverse, come sono appunto, dicevamo, anche Maria, la puntata, e il commissario Anastasio. Sono molto diversi sotto tutti i punti di vista. Sono diversi perché, almeno ancora una volta nel mio intento, la vita è fatta di luci ed ombre, di momenti di malinconia, quindi anche di penombra, e di momenti di grande gioia. E quindi, quindi i personaggi di questo romanzo rappresentano la vita. Io dico sempre che esiste un lato apollineo, solare, gioioso, e un lato tenebroso, dionisiaco, misterioso, segreto, perché la vita è fatta di queste cose. Anche il titolo, che è Non rompere niente, fino a stamattina mi chiedevano ma perché si intitola Non rompere niente? E io ho risposto: non rompere niente è un titolo ossimorico, perché nella vita non si può vivere senza rompere qualcosa. E allora ho detto: quando tu nasci si rompono le acque, poi nasci da tua madre e ti tagliano il cordone ombelicale, quindi si rompe questo legame ombelicale che hai con il liquido amniotico, con l'utero di tua madre. Nel corso della vita si rompono le amicizie, si rompono gli amori, si rompono le stagioni, si rompe, non puoi vivere senza rompere qualcosa. E questo, devo ringraziare il mio amico che stamattina mi ha fatto la domanda, e in effetti è un romanzo sulla rottura, è un romanzo che parla di una e forse anche di più rotture, fino ad arrivare alla rottura finale. Come io dicevo al mio amico come accade con l'atomo della bomba atomica, no? Che non esplode di colpo o tutto di una volta, ma è il risultato di più esplosioni, fino ad arrivare a quella finale, quella dirompente, quella effettivamente distruttiva. È un romanzo sulla rottura. Ecco perché si intitola Non rompere niente, perché è impossibile non rompere niente. E infatti è un libro che consigliamo perché è davvero molto sfaccettato e ricco di spunti anche di riflessione, non solo personale ma anche sui rapporti. Infatti poi Maria aiuterà l'indagine anche a venire a capo di una complicata storia di trame familiari e di nodi mai sciolti. E non svegliamo altro della trama perché è bene che i nostri spettatori e ascoltatori la seguono man mano che c'è lo svolgimento del tuo libro, che tra l'altro, come dicevamo all'inizio, mantiene questa sensibilità proprio tipica di chi scrive poesie. Ecco. Io ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti, ovvero che cosa ti piacerebbe che restasse al lettore una volta finito di leggere il tuo libro? Allora, guarda, un'altra cosa che secondo me emerge da questo libro è che ancora una volta capovolge i cliché, e che i protagonisti, di solito i poliziotti o gli investigatori o quello che vogliamo, sono sempre descritti come dei supereroi, no? Nel senso che arrivano sempre alla soluzione, arrivano sempre a capire, a comprendere come vanno le cose e soprattutto a trovare la verità.
nei romanzi la verità è sempre una, è una sola. Nella terra di Pirandello, come sempre dico io, la verità non è mai una. La vita ci insegna e anche la mia professione mi ha insegnato che la verità non è mai una. E guarda, sto leggendo un bellissimo libro, io lo cito sempre in questo periodo, che si intitola Concupiscenza libraria di Giorgio Manganelli, curato da Salvatore Silvano Nigro, e trovo continue conferme di quello che penso io, e cioè lo scrittore, chi scrive, diciamo in genere, insinua il dubbio, non offre verità, ma insinua il dubbio. Io ho voluto scrivere una storia che rimane un dubbio che ogni lettore che interagisce, perché altrimenti sarebbe solipsistico, no? Se lo scrittore scrivesse tutto così de plano, no? Sarebbe una specie di monologo, un dialogo con se stesso. Invece lo scrittore deve cercare, no? Deve dare l'abbrivio a chi lo legge, deve dialogare con chi lo legge, e poi sarà chi legge la sua trama, il suo percorso, il suo viaggio, a dire: per me è così, io l'ho letto così, l'ho interpretato così. E quindi ognuno di noi che ha una sedimentazione geologica data dalle esperienze diverse, data dal DNA diverso, lo potrà leggere e interpretare come più lo racchiude, lo identifica. Ebbene, con quest'ultima nota di mistero, perché ci hai lasciato molto misterioso questo lato, e noi consigliamo il libro di Marilina Giaquinta, Non rompere niente. È una bellissima copertina, È vero, c'è un morto. Molto bella e voglio dire, ricalca perfettamente molti degli elementi che sono racchiusi in questo libro. Quindi poi io adoro il verde, quindi è una bellissima copertina secondo me, di cui non ho alcun merito, attenzione. Ma insomma, merito del grafico e della casa editrice. Esatto, ricordiamo che la casa editrice è un editore. È un editore, perfetto. Grazie ancora a Marilina Giaquinta per essere stata con noi e averci parlato di Non rompere niente. Grazie a te Erika, e grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci fino adesso. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.